Attenzione, in questo video vi mostrerò come ottenere una trasmissione perfetta su telaio FMA senza fare nessuna modifica a telaio, ingranaggi o altro. Tuttavia, in alcune categorie questo metodo di montaggio potrebbe essere vietato da regolamento, quindi consultate sempre il regolamento della categoria nella quale correte per evitare inutili squalifiche. Questo è un telaio FMA e se lo accendo e blocco istantaneamente le ruote posteriori, come vedete, non sgrana, la trasmissione è perfetta. Volete sapere come ho fatto a raggiungere questo risultato senza fare alcuna modifica? Beh, allora questo video è quello che fa per voi. Cominciamo! Amici, bentornati al Garage della Bassa, sono davvero contento di rivedervi e sono contentissimo di vedere che questo canale sta crescendo tanto. Vi posso assicurare che se all'inizio mi sembrava impossibile, adesso non sembra più così tanto impossibile raggiungere il traguardo dei 1000 iscritti entro un anno dalla pubblicazione del primo video. Questo anno scadrà il 3 settembre, quindi non sono solito fare call to action su questo canale, ma visto che ci terrei e anzi mi farebbe piacere raggiungere questo obiettivo, vi invito ad iscrivervi al canale così da potermi dare questa piccola soddisfazione. Come vi dicevo, oggi vi mostrerò come ottenere una trasmissione perfetta su telaio FMA senza fare nessuna modifica. La prima cosa che vogliamo fare quindi è togliere il motore per fare un check di come funziona questa trasmissione. Come vedete la scorrevolezza della Mini è ottima e dovete tenere conto del fatto che gli ingranaggi non sono rodati, sono tutti completamente nuovi e non ho messo alcun tipo di olio o grasso sugli ingranaggi, quindi è tutto pura trasmissione quello che vedete. Andiamo quindi subito a smontare il carter e vi faccio vedere cosa ho fatto. Ed ecco qua, da qua si riesce a vedere molto meglio. Vedete? Ho affiancato dei distanziali, in particolare 4 rondelle e 3 boccole in ottone, quelli che si utilizzano di solito dentro le clessidre, dentro i double roller, di fianco all'ingranaggio arancione. Qual era l'obiettivo di tutto questo? Riuscire a ridurre il più possibile il gioco dell'ingranaggio arancione, l'ingranaggio che serve per portare la trasmissione alle ruote posteriori. Di solito quando si vanno a bloccare le ruote posteriori, ad esempio quando si esce di pista oppure anche solo con le vostre mani, l'ingranaggio arancione dell'FMA tende a spostarsi verso destra. Quindi, come vi spiegavo in questo video qua, il nostro obiettivo è quello di far accoppiare gli ingranaggi nella maniera più precisa possibile. Ingranaggi più lontani tra di loro tenderanno a scaricare la forza sulla punta dell'ingranaggio al momento di un blocco delle ruote e quindi tenderanno a rompersi, ma se noi questi ingranaggi li avviciniamo abbastanza, questa potenza verrà distribuita in maniera migliore e quindi gli ingranaggi non si romperanno e in più otterremo anche una trasmissione migliore. Ora vi faccio vedere esattamente come ho fatto a montare tutto questo. Ed ecco qua, abbiamo tolto tutto e quindi possiamo cominciare da zero. Partiamo da un abbinamento ruota-assale, come questo. Aggiungiamo un cuscinetto delle ruote, questo è particolarmente vecchio e rovinato, infatti non ha più nemmeno l'anellino nero. Mettiamo 2 rondelline piccole, queste ve le mettono davvero in ogni kit di ricambi. Una e una, 2. E lo lasciamo da parte. A questo punto mettiamo un ingranaggio giallo in posizione o qualsiasi altro ingranaggio, va bene anche quello marrone o va bene anche quello del 5-1, quindi quello verde chiaro. Mettiamo anche l'ingranaggio arancione al suo fianco in modo che siano posizionati e facciamo passare la sale attraverso questi 2 ingranaggi. Eccoci qua. Come vedete, evitando di mettere subito il cuscinetto dentro la sede, abbiamo la possibilità di piegarci un po' verso l'alto e quindi di aggiungere tutti i nostri spessori più comodamente. Partiamo quindi dalle 4 rondelline piccole. Rondelline piccole sono esattamente quelle che vi facevo vedere poco fa. Queste rondelline sono magnifiche, le si può usare in un sacco di modi e tornano sempre utili. Ok. Abbiamo aggiunto le 4 rondelline e a questo punto iniziamo ad aggiungere questi tubicini in ottone. 1, 2 e 3. Eccoci qua. Come vedete qua c'è
una parte della plastica del telaio che non è assolutamente stata modificata in alcun modo, che va a fare interferenza con le boccoline di ottone, ma tanto quanto basta per fare in modo che comunque la Mini scorra bene, ma che questo ingranaggio non si muova più di quello che è necessario. Facciamo passare la sale, facciamo entrare nella sede il cuscinetto, aggiungiamo l'altro cuscinetto dall'altra parte e infine mettiamo la ruota. Ecco qua. Osservate? Come vedete scorre perfettamente, non c'è alcuna interferenza fastidiosa con nessun punto del telaio. Chiaramente c'è un pezzo del telaio FMA che di solito viene montato proprio in questo punto. Si tratta di un pezzo assolutamente non necessario, quindi potete evitare di utilizzarlo e utilizzare invece questo metodo per migliorare la trasmissione del vostro telaio. Tra l'altro vedete come girano bene le ruote? Se siete nuovi sul canale e volete sapere come ho fatto a raggiungere questo risultato con un normalissimo sale e con dei normalissimi cerchi trovati in un kit, quindi niente di speciale, andatevi a vedere questo video che tra l'altro è il video più visto e più piaciuto di questo canale. Ha fatto veramente tanto scalpore e potrebbe tornare utile anche a voi. Aggiungiamo il nostro assale della trasmissione, lo blocchiamo dietro con il suo carter e lo blocchiamo sotto con l'altro carter. L'assale della trasmissione è bello fermo, ben posizionato e come vedete funziona benissimo, scorre molto bene. A questo punto possiamo tranquillamente aggiungere anche l'ingranaggio che collega l'ingranaggio dell'assale con quello del motore e richiudiamo il tutto. Per essere sicuri che il carter non si apra, possiamo anche aggiungere una piccolissima vitina nel foro preposto. Stringiamola, ma senza esagerare, mi raccomando. Ecco qua, perfetto. Da questo momento possiamo aprire sotto, aggiungere il nostro motore, in questo caso un HyperDash 3? Un HyperDash 3, esatto. Richiudiamo, riaggiungiamo le batterie ed ecco a voi il risultato che avete visto all'inizio. Ovviamente davanti perfetta e dietro perfetta tanto quanto davanti. E questo è tutto ciò che avevo da farvi vedere quest'oggi. Io vi ringrazio per essere passati, spero di esservi stato utile e noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video al Garage della Bassa. Ciao!